Ciao a tutti e bentornati in Domotics-Duino, io sono Marco e in questo video approfondiamo una delle principali novità della nuova versione di OpenHub 4.3, che è appunto la nuova visualizzazione dei log di sistema. Infatti in questa nuova versione è stato abbandonato il supporto a Frontail, che era il tool che si utilizzava per visualizzare i log di sistema direttamente da web, e appunto la visualizzazione dei log è stata integrata direttamente nella main UI, e questa scelta è stata fatta perché Frontail è stato reputato non più sicuro in quanto presentava numerose vulnerabilità e probabilmente è stato valutato che è stato meglio integrarlo all'interno proprio dell'ecosistema OpenHub. Quindi dalla versione 4.3 non sarà più necessario installare Frontail, in quanto all'interno della main UI ci sarà una sezione dedicata proprio alla visualizzazione dei log. Andiamo adesso insieme a vedere dove è stata inserita questa funzionalità e quali sono le opzioni e personalizzazioni che possiamo fare. Partiamo quindi dalla home page di OpenHub. Ovviamente io ho fatto l'aggiornamento, come avete potuto vedere nel video precedente, alla 4.3.1. Io stavo usando la 4.2, quindi ho fatto l'aggiornamento. In questo modo posso andare a visualizzare le nuove funzionalità, quindi tutte le novità che sono presenti all'interno di questa versione, che ricordo essere l'ultima minor release prima della versione 5, che è già in corso di sviluppo, anzi è già in preview. Quindi entriamo nel nostro pannello di amministrazione, ci loghiamo e all'interno di strumenti per gli sviluppatori abbiamo questa nuova voce Log Viewer, che ci permette appunto di andare a visualizzare i log un po' come si faceva con Frontail. Quindi come vedete io adesso sono in una pagina in cui vengono visualizzate tutte le informazioni che sono gestite da OpenHub. All'interno di questa pagina, nella sezione sotto, sono presenti dei bottoni che mi permettono di personalizzare questa visualizzazione. Partiamo da sinistra e abbiamo il download del log in CSV, quindi cliccando su questo pulsante si può scaricare il contenuto del file di log su un CSV in locale. Possiamo, oltre a scaricarlo, anche copiare le righe di log che ci interessano per incollarle magari in un notepad o qualcosa del genere per analizzarle successivamente. Pulire il log buffer, quindi pulire la schermata che stiamo vedendo, quindi se io clicco su questo pulsante vedete il log praticamente riparte da pulito. Un pulsante che ci permette di visualizzare sempre gli errori, quindi il livello dei log error, indipendentemente dai filtri che possiamo aver inserito all'interno della nostra visualizzazione. Poi abbiamo la possibilità di evidenziare delle righe in funzione del testo che contengono. Questa è una cosa molto comoda per riuscire ad evidenziare in maniera diretta delle righe che contengono ad esempio una certa parola. Possiamo andare a vedere come funziona, quindi cliccando sul pulsante io aggiungo una nuova evidenziazione. Se io voglio ad esempio visualizzare le righe di log che contengono ad esempio il nome di un certo item, devo qua andare ad inserire il nome dell'item, quindi ad esempio GR consumo energia. Seleziono il colore in cui voglio visualizzare la riga evidenziata, quindi lasciamo pure il rosso. Lo devo abilitare. A questo punto, nel momento in cui passa, ecco vedete, una riga di log in cui c'è la parola che ho scritto, mi viene evidenziata. Quindi capite che questo è molto utile per identificare direttamente le righe di log che ci interessano. E poi abbiamo il pulsante delle opzioni del logging, che è abbastanza interessante perché ci permette di definire per ogni tipologia di log che viene scritta sul file di log di OpenHub il livello che si vuole visualizzare. Quindi ad esempio vedete che questo segue un po' le regole del logging classico dei linguaggi di programmazione, cioè abbiamo tutta una serie di livelli di importanza della riga di log che viene scritta e quindi possiamo decidere quanto vogliamo rendere verboso il nostro file di log. Ovviamente dal più basso abbiamo la scrittura di tutte le righe di log relative a quel particolare componente, fino ad arrivare allo spegnimento del log oppure alla visualizzazione solo degli errori o dei warning.
Quindi normalmente si lascia error o warning perché in questo modo nel file di log vengono evidenziate solo le righe che ci interessa di più vedere. Nel caso in cui dovessimo capire perché un componente non funziona oppure vedere nel dettaglio cosa succede su un particolare componente, si può utilizzare info e debug, che sono diciamo righe un pochino più verbose sul file di log, e lo si può abilitare quando serve e disabilitare quando non serve più. Come vedete di default sono tutti su error tranne qualcuno che è spento, e poi vabbè ci sono degli info relativi a dei binding HTTP, iCloud eccetera, perché probabilmente li ho lasciati io quando li ho installati per fare un piccolo debug. Però come vedete già in questa situazione in cui molti sono error abbiamo un file di log che è di difficile interpretazione perché viene scritto in continuazione. Queste righe vengono scritte dal OpenHub Event, dal componente quindi OpenHub Event. Se ne andiamo nella configurazione dei log e cerchiamo il componente OpenHub Event, vedete che lo troviamo qua, è a livello di info. Se io lo metto a livello di error, come vedete il mio log praticamente si ferma. Questo perché? Perché non vengono più loggati in visualizzazione in questo file di log tutti gli eventi di cambiamento di stato. In questo modo io avrò solo la visualizzazione degli errori e dei warning. Capite che quindi questo strumento, cosa che si poteva fare anche prima con Frontail andando a modificare direttamente le impostazioni di logging dei singoli componenti all'interno di OpenHub, diciamo che con questo strumento la cosa risulta molto più comoda e soprattutto è molto più intuitivo farlo nel momento in cui serve. Ovviamente se nelle nostre rule noi scriviamo dei log tramite le opzioni log info, log error eccetera e vogliamo abilitarle, possiamo crearci un nostro diciamo componente di log. Quindi quando andiamo a scrivere la riga di log nelle nostre rule andiamo a dire che le vogliamo scrivere su un particolare componente che potrebbe chiamarsi in qualunque modo, e per gestire appunto il livello di log di quelle righe noi potremmo andare qua e definire un nuovo componente su cui inserire un livello diverso da quello di default. Riabilitiamo l'event così vediamo il log muoversi. Poi all'interno di questa schermata abbiamo la possibilità di mettere in pausa il log. In questo modo se identifichiamo una riga che ci interessa mettiamo in pausa e non dobbiamo più andare a inseguirla scrollando la schermata, però come vedete il log continua a generare righe. Lo stop fa come la pausa però non genera più righe, quindi le altre non le vedo più. Nel momento in cui io mi sposto col cursore, quindi con la rotellina, per raggiungere di nuovo la fine posso cliccare su quest'icona. In questo modo vado in quello che si dice tail del log, cioè vedo tutte le righe nuove che vengono generate in tempo reale. Utilizzando invece la barra qui in alto chiamata filter, possiamo filtrare in tempo reale le righe che ci interessano in base alla parolina chiave che scriviamo. Ad esempio se io scrivo system info vedrò semplicemente le righe che hanno all'interno la parola system info, quindi vedete che la generazione del log si è ridotta proprio solo sulle righe che hanno all'interno system info. Quindi questo può essere un modo comodo per filtrare in tempo reale determinate righe e vedere solo alcune righe di log. Ad esempio può essere comodo mettere il nome di un item completo per vedere il cambiamento che ha come suo stato all'interno del file di log. Bene, detto questo direi che per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto quindi un veloce approfondimento su questa nuova funzionalità che io ritengo abbastanza interessante. Uno, perché si evita di dover installare un ulteriore tool per gestire un qualcosa che dovrebbe essere di nativo all'interno di OpenHub, e due, perché comunque tramite questa interfaccia che appunto è raggiungibile da MeinUI, quindi è facilmente navigabile anche da smartphone o da tablet, è possibile anche effettuare delle configurazioni in tempo reale che ci permettono di rendere un pochino più fruibile la visualizzazione del file di log e soprattutto ci permettono di essere più efficaci nella ricerca delle righe di log che ci interessano. Quindi quando siamo alla ricerca di un malfunzionamento, di un errore, abbiamo la possibilità in maniera abbastanza semplice di effettuare delle ricerche molto mirate.
Nei prossimi video approfondiamo ancora ulteriori nuove funzionalità di questa nuova versione 4.3 di OpenHub e ci soffermeremo in maniera particolare sulla gestione dei background SVG delle pagine layout, che ci permettono appunto di rendere interattivo il layout e quindi diciamo effettuare tutte le operazioni che noi potevamo effettuare con la pagina floor plan direttamente in una pagina layout, rendendo interattive delle parti del background senza dover aggiungere ulteriori widget che andrebbero a sovrapporsi al background e quindi magari nascondendo alcuni elementi. Per adesso vi ringrazio, siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!